Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Daniel. Oggi parleremo di My Funded Futures. Però prima di farvi vedere come funziona la prop, le varie regole eccetera eccetera, vi dico quali sconti sono attivi in questo momento. Allora, con il codice TOTAL avrete sempre il miglior sconto disponibile. Quindi se ad esempio in questo momento c'è il 20% di sconto su My Funded Futures, con il codice TOTAL lo riceverete sicuramente. In questo momento ci sono due codici sconto attivi, gli sconti saranno attivi fino al 31 gennaio e come potete vedere appunto dall'immagine sono il 40% di sconto sul conto Starter Plus da 50k appunto per i nuovi clienti, o se no sconto del 20% per gli account esistenti. Quindi riassunto, con il codice TOTAL avrai sempre il massimo sconto disponibile. Se non ci sono sconti avrai uno sconto base del 5%. Io ragazzi vi lascio al video, quindi al Daniel del passato, perché in realtà ho già registrato tutto. Spero sia tutto chiaro. Commentate se avete qualche dubbio, mi raccomando entrate nel Discord se volete parlare direttamente con me, ed entrate nel Discord di My Funded Futures per chiedere cose direttamente a loro, e buona visione. Bene, sono nella mia dashboard, ho fatto acquista nuovo account, quindi non sono nella home di My Funded Futures, ma sono nella dashboard, in poche parole. Non cambia niente, i prezzi sono gli stessi, le regole le stesse, non cambia niente, soltanto per farvi vedere meglio le varie tipologie di account che hanno. Partiamo con lo Starter Plus. Io prenderò in considerazione soltanto i conti da 50k per fare, diciamo, un'infarinatura generale, perché poi quello che cambia non sono le regole dal 50k al 100k, ma i costi e i vari target o drawdown. Quindi partiamo dallo Starter Plus 50k, costa $127 al mese. Ovviamente c'è da considerarci lo sconto, che in questo momento se non sbaglio è al 40%, ma vabbè, questo ve l'ho detto nella intro, credo, spero. Abbiamo un limite di massimo 3 contratti nel conto da 50k, un drawdown massimo di 2k con il drawdown mod end of date. Non abbiamo nessun activation fee, ottimo, quindi pagate finché non arrivate ad essere funded. Una volta siete funded non dovrete pagare più niente, quindi avrete piattaforma, data feed e conto. Poi anche questo lo vedremo dopo. Ok, nella fase di valutazione abbiamo un target di 3k, nessun daily drawdown, micro scaling fino 10-1, quindi 3 mini contratti equivalgono a 30 micro contratti. Questa è proprio una regola del futures, però loro la vanno a, diciamo, a gestire in una maniera differente, che anche questo lo vedremo a breve. Intanto diamo un'infarinatura generale. Regola di consistency 50% solo nella fase di evaluation, perché una volta che siamo funded non avremo più appunto nessuna regola di consistency. E scaling rule disattivato, anche questo lo vedremo dopo. Una volta che arriviamo ad essere funded non avremo comunque il daily drawdown, micro scaling non sarà più 10-1 ma 5-1, quindi non avremo più i 30 micro contratti ma ne avremo 15. Consistency rule 0, quindi non c'è da rispettare nessuna regola di consistency. Lo scaling rule è attivo e passiamo ai payout. Minimo 5 giorni profittevoli e il minimo profitto appunto per questi giorni è di $100. Minimo payout $250. Passiamo al milestone. Ci sono sempre 3 tipologie di conto, ma sono assolutamente differenti rispetto agli altri conti. Abbiamo una fee one time, quindi paghi soltanto quando acquisti il conto, non hai più fee mensili. Il costo è molto più alto, come potete vedere, però magari per chi ci mette più tempo a passare una challenge, magari per chi vuole, preferisce insomma queste regole qui, è costretta appunto a acquistare questo conto, perché avremo sempre 3 contratti, max drawdown di 2k, drawdown mod end of date, ma poi il cambiamento sta qua: fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4. Per ogni fase che vai a passare c'è un premio. Dopo ogni fase hai il tuo payout. Le regole sono abbastanza semplici, quindi micro scanning 3-1, quindi avremo 9 micro contratti, nessun daily drawdown, consistency rule 20%, scaling rule disattivato, lo vedremo a breve, tranquilli. Expert, anche qui 3 tipologie di conto, 50, 100 e 150k. Guardiamo sempre quella da 50, abbiamo 5 contratti, un drawdown massimo di 2k, drawdown mod sempre end of date, nessun costo di attivazione, quindi come diciamo lo Starter Plus o anche il Milestone, dato che non ci sono costi di attivazione. Profit target 4k, quindi più alto dello Starter Plus che era il 3k. Non abbiamo nessun daily drawdown, non abbiamo il micro scaling, non abbiamo regole di consistency, non abbiamo regole di scaling. Cos'è che cambia principalmente? Oltre al fatto, vabbè sì, non c'è nessuna regola di consistency, ma quello che cambia veramente è come vanno a ragionare per i payout, quindi non sarà più al raggiungimento di 5 giorni eccetera eccetera, sarà dopo 14 giorni, quindi ogni 14 giorni
puoi chiedere un payout che deve essere di minimo 1k, quindi un minimo di $1000. Conto starter da 50k, costa un po' di meno, sicuramente è quello che costa meno di tutti perché prezzi così bassi non ci sono, c'è soltanto quello da 50k e vediamo, abbiamo massimo 3 contratti, max drawdown 2,5k, profit target 3k, quindi vediamo, confronto allo starter, che abbiamo un po' più di drawdown, costa un po' di meno e il target comunque è sempre quello, però che cos'è che cambia? Abbiamo il daily drawdown, non abbiamo regole di consistency nella fase di valutazione, ma avremo la consistency nel conto funded, quindi avremo consistency del 40% su un conto funded, quindi in questo caso se dovessi scegliere appunto lo starter plus. Minimo profitti per day $100, minimo payout $250. Bene, passiamo alle regole. Allora, per evitare di sbagliare ho mandato queste regole qua, insomma ho mandato un po' un riassunto di quello che avevo capito io a My Funded Futures, così che mi potessero rispondere se ho capito tutto bene oppure no, così da evitare di diciamo incombere in errori. Come regola generale abbiamo not trading overnight o over week, quindi ovviamente se non puoi andare overnight non puoi andare neanche in over week. Regola del 2% sui limiti del prezzo del CME. Cos'è che succede? Ve la spiego in parole semplici. Prendiamo come esempio il Nasdaq. Apre il mercato, dall'apertura del mercato alla New York il mercato fa un 1,9%, ok, è tanto fare un 1,9% per il mercato al giorno. Mettiamo caso che alle 4,5 il mercato supera il 2% giornaliero, non voi, il mercato, il prezzo del mercato, il valore del mercato supera il 2% in negativo o in positivo il suo valore. Cos'è che succede? I prezzi su My Funded Futures si bloccano. Quindi non vi è più possibile operare. Riassunto, spero bene. I primi $10.000 di profitto generati vengono pagati al 100% ai trader, dopodiché è un 90-10, quindi 90 a voi, 10 la pro. Sono consentiti al massimo 3 account finanziati tramite SIM per nucleo familiare. Per mantenere attivo il tuo account devi fare un trade almeno ogni 7 giorni, per ovviamente ogni account che hai. Se non fai un trade ogni 7 giorni, cosa succede? Ti tolgono il conto. Quindi se prevedi di andare in vacanza, se non so, stai male o qualsiasi altra cosa, contatta l'assistenza il prima possibile, tra l'altro, cioè non aspettare il 6° giorno per contattarla magari. Guardiamo se si può tradare durante gli eventi economici. Allora, nel conto Starter Plus sì, è possibile, quindi nessuna regola sulle news, quindi è consentito fare trading durante gli eventi di notizie economiche. Per sicurezza però controllate sempre le regole, dato che io non mi assumo alcuna responsabilità, perché alcuni dati potrebbero essere sbagliati, errati, spiegati male, eccetera eccetera. Neanche nel conto Milestone abbiamo le restrizioni, quindi possiamo tradare gli eventi economici. Nel conto Expert invece non è consentito fare trading durante gli eventi economici, appunto di livello T1 le chiamano loro. Infine nel conto Starter stessa cosa, non è consentito fare trading. Ragazzi, prima che mi scriviate in chat per chiedermi oh ma Dani questo lo posso fare, questo non lo posso fare, io non lavoro per My Funded Futures, io collaboro, ok? Sono un affiliato, lo sapete perché vi ho dato il codice sconto, ma questo non vuol dire che io debba stare lì da mattina a sera a risparmiarvi tempo sull'andare nel sito myfundedfutures.com, andare nelle FAQ e cercare la regola. Capisco che ogni tanto qualcuno potrebbe non capire delle regole, però insomma provateci almeno, ci vuole 3 secondi, forse ci vuole meno che chiederlo a me. Ve lo sto dicendo perché con le altre prop che vi ho riportato finora avete sempre scritto a me e vi ho sempre risposto, assolutamente. Però ragazzi fate prima così, anche perché sennò alla fine mi tocca smettere di rispondere e non mi va. Quindi ad esempio cerchiamo regole per le news, scrivo news, non è che scrivo chissà cosa, news trading policy, e qua ci spiega dove è possibile tradare e soprattutto ci dà un calendario sugli eventi che si possono o non si possono tradare. Se non sbaglio guarda soltanto quelli che non si possono tradare, infatti sono i T1 news, quindi in questi giorni sappiamo che non si può tradare, ok? Ora, dato che ho cercato le news si riguardano al volo, come potete vedere gli account Milestone e Starter Plus non sono soggetti a restrizioni, però mi raccomando di non utilizzare strategie che appunto si approfittano di questi eventi con alta volatilità, quindi insomma tradate per bene come un vero trader, non così per gamblare. Ora ci guardiamo l'end of date drawdown, come funziona. Quello che cambia rispetto magari ad Apex è che il drawdown si basa su come chiudi la giornata, quindi se chiudi la giornata anche in profitto di un solo dollaro, la soglia del tuo drawdown si alza di $1. Quando è che il drawdown smette di seguirti? Quando riesci a raggiungere un profitto che dipende da account ad account. Ad esempio nel conto da 50k è quando raggiungi $52.100, nel conto da 100k è quando raggiungi $103.100, quindi una volta raggiunta questa soglia, come potete vedere anche dall'immagine, il drawdown si fermerà, quindi la tua soglia di drawdown si fermerà nel conto da 100k, appunto si fermerà ai $100.100. Abbiamo il conto a 103.000, la soglia del drawdown
drawdown a 100.000, 100 dollari. Semplice, no? Vediamo infine la regola di scaling. Come vi dicevo, non è una regola che si basa sullo scaling del tuo account, ma lo scaling dei contratti. Come vediamo in questa immagine, i numerini gialli sono per lo starter, i numerini blu per lo starter plus. Finché non raggiungiamo i 1.000 dollari di profitto abbiamo un mini, 10 micro nel conto da 50k, se no 2 mini, 20 micro con 100k e così via. Dai 1.000 dollari ai 2.000 dollari avremo 2 mini e 20 micro. Dai 2.000 ai 4.000 3 mini e 30 micro, ok? E così via, nel senso, superati 4.000 rimangono 3 mini e 30 micro. Invece nel conto da 150 si arriva fino a 9 mini e 90 micro. Vale per i conti funded. È una regola che ti limita, ma sicuramente va a salvaguardare sia l'azienda ma comunque anche il trader, per chi viene posto un limite. Quindi finché non raggiungete i 1.000 dollari siete molto limitati. Una volta raggiungete i 1.000 dollari già ci può stare, ok? A livello di contratti, almeno per come trado io, poi non so come tradate voi, ma è una cosa fattibile. Guardiamo infine il data feed che possiamo scegliere e le varie piattaforme. Possiamo scegliere tra CQG, quindi TradingView, Tradovate o NinjaTrader, o Dixfeed, sono entrambi dei data provider. Scegliendo i dati di Dixfeed avremo o Volumetrica Trading, che se ho capito bene è la versione web di Volsys, spero di aver capito bene, se no possiamo scegliere tra Volsys e Volbook. Allora, io ho già Volsys, non voglio tradare nella versione web, quindi ho scelto Volbook. Se no abbiamo Quantover o Atas. Atas è a pagamento. Allora ragazzi, durante la fase di editing mi sono accorto di essermi dimenticato della regola di consistency, la regola di coerenza. Facciamo un esempio: per la regola di coerenza appunto il 40% durante la fase finanziamento simulato significa che i profitti di una sola giornata di trading non possono essere uguali o superiori al 40% dei profitti totali realizzati. Quindi in un solo giorno non potete fare il 40% dei profitti totali. Cosa succede se lo fai? Niente, non ti violano l'account, quindi se superi questo limite l'account non verrà violato, ma dovrai fare trading e realizzare più profitti finché non avrai realizzato in ciascuno dei tuoi giorni di trading meno del 40% dei profitti totali realizzati. Esempio: se guadagni un totale di 10.000 dollari in profitti e in un giorno hai guadagnato 4.500, che è oltre la regola di coerenza del 40%, allora devi continuare a fare trading e realizzare più profitti. Ad esempio, se guadagni altri 2.000 in più, i profitti totali realizzati ora non saranno più 10.000 ma 12.000 e ora 4.500 saranno inferiori al 40%. Quindi non sei più, diciamo, vincolato dalla regola di consistency perché sei sotto il 40%. Ovviamente la regola di consistency viene resettata dopo ogni payout, quindi verrà calcolata sulla base dei nuovi profitti che vengono fatti dopo il payout. Ragazzi, ultima chicca, può essere utile, magari. Tramite questa piattaforma si può vedere quanto le piattaforme pagano. Vi lascio il link qua sotto in descrizione. Come possiamo vedere, MyFunded Futures è al secondo posto, quindi not bad, no? E a livello di recensioni non siamo messi male. Abbiamo 4,7 stelle, la media delle recensioni, con un 5% di recensioni a una stella e un 92% di recensioni a 5 stelle. Penso di avervi detto tutto o anche troppo. Ragazzi, vi ricordo, le informazioni potrebbero essere errate, non mi assumo nessuna responsabilità. A sto punto la outro la faccio da qui, quindi mi raccomando ragazzi, like, iscrivetevi al canale e se vi va usate il mio codice sconto o il mio link. E noi ci vediamo al prossimo video.